La trovate anche con il nome di crema resina, che significa letteralmente fetta di crema, la black cake appunto. Facciamola insieme. Iniziamo dalla pasta sfoglia. Ovviamente una pasta sfoglia acquistata, di quelle rettangolari. Noi dobbiamo ottenere due basi di pasta sfoglia da 21 x 35 cm. Sulla larghezza ci siamo, dobbiamo semplicemente allungarla di qualche centimetro. Quindi magari mettiamo un po' di farina sulla nostra sfoglia, ma proprio un velo leggero, giusto perché non si appiccichi il mattarello, e tiriamola per ottenere appunto le dimensioni che ci servono. Ecco, devo dire che già ci siamo. Non vi preoccupate se non viene perfetta, perché tanto una volta cotta poi la rifileremo con un coltello, seguendo proprio le dimensioni che vi ho detto prima. Adesso dobbiamo bucherellarla con una forchetta, così non si gonfierà in cottura. Mettiamo la sfoglia in una leccarda e la inforniamo per 5 minuti a 200 gradi, dopodiché la estrarremo, la spolverizzeremo con dello zucchero a velo e la metteremo in cottura ancora per 5 minuti, sempre a 200 gradi. E faccio la stessa cosa anche con la seconda sfoglia. Eccomi col mio stampo, si chiama anello anche se è rettangolare perché ovviamente non ha il fondo. Io l'ho poggiato su una teglia foderata con carta forno e misura 21 x 35. Noi abbiamo allargato, anzi un po' allungato le nostre pasta sfoglia, ma ovviamente in cottura loro si restringono. Quindi guardiamo se sono da sistemare. Io direi, guardate, proprio di no, perché questa ci sta abbastanza bene. Eccola qua. Una cosa che ho fatto è quella di mettere dell'acetato sui bordi del nostro anello, perché poi una volta che la torta sarà completamente raffreddata, completa di tutte le sue creme, dovremmo ovviamente togliere l'anello, e quindi l'acetato ci servirà per tenere la torta in forma e togliere agevolmente la parte esterna. Quindi abbiamo messo sotto la pasta sfoglia, che sarà la base della nostra torta. L'altra invece la dobbiamo tagliare in quadratini di 7 cm di lato. Perché? Perché questi quadratini li metteremo già tagliati sopra tutte le creme e sarà più facile affondare il coltello tra un quadratino e l'altro senza appunto far debordare le creme. Sarà un taglio molto più netto e più preciso. Quindi le tagliamo prima. Se fosse necessario, rifilate anche la seconda sfoglia. Dobbiamo ottenere da questa sfoglia dei quadratini, come vi ho detto, da 7 cm di lato. Molto delicatamente, mi raccomando. Insomma, dei quadratini come questi. Teniamoli da parte e prepariamo le creme. Iniziamo a preparare una meringa alla francese, ovvero senza cottura. Mettiamo degli albumi a temperatura ambiente nella ciotola di una planetaria munita di fruste. Azioniamo la planetaria e non appena gli albumi diventeranno bianchi aggiungeremo lo zucchero semolato in 3 volte distinte. Perfetto! La meringa è bella compatta e cremosa. La metto da parte e mi dedico alla crema pasticcera. In una ciotola metto i tuorli e aggiungo lo zucchero. E adesso mischiamo. Aggiungo un goccio di latte perché poi ai tuorli dovrò unire anche la farina e l'amido di mais. Ovviamente stiamo utilizzando del latte senza lattosio. Ecco la farina e l'amido di mais. Mescoliamo. Dobbiamo ottenere una crema liscia e senza grumi. Alla crema aggiungo anche un goccino di rum. Perfetto, qui ci siamo. Ora prendiamo un pentolino, ci mettiamo del latte e lo portiamo a sfiorare il bollore. Il latte sta bollendo.
Lo sposto un attimino dal fuoco e ci butto dentro i tuorli. Rimettiamo sul fuoco e mescoliamo vigorosamente finché la crema non si addenserà. La crema si è addensata e mi raccomando, non appena vedete comparire dei grumi, girate energicamente e si scioglieranno. Ora posso spegnere il fuoco e avvicinarmi la meringa. Quando la crema è ancora bollente, cominciamo a versarla nella meringa, un po' alla volta. E mescoliamo con una frusta. Terminiamo di inserire la crema che è ancora bollente. Mescoliamo. La crema è pronta. La versiamo sopra la nostra base di sfoglia. La livelliamo per bene. Mettiamola bene anche negli angoli. Ora che abbiamo messo la nostra crema sulla base di sfoglia, la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente, poi la impellicoliamo e la mettiamo nel frigorifero per tutta la notte. Eccoci con la nostra torta tolta dal frigorifero, è trascorsa tutta la nottata, la crema si è ben rassodata e adesso possiamo metterci sopra della panna montata zuccherata. Non ho fatto altro che mettere in una ciotola la panna montata fredda da frigorifero insieme allo zucchero e l'ho montata fino ad ottenere questa consistenza bella soda. Se volete anche conservarla magari per più giorni, potete aggiungere 6 grammi di gelatina alimentare. Non dovete fare altro che ammollarla in acqua molto fredda, poi strizzarla, scolarla e scioglierla magari in un liquido caldo, che può essere anche l'acqua stessa dell'ammollo. Basta un cucchiaio e unirla ovviamente alla panna montata insieme allo zucchero. Ma questa è una cosa opzionale. Ora mettiamo la panna sulla crema e la livelliamo. Eccoci qui, finalmente possiamo sfilare il nostro cerchio per vedere la nostra black cake. Beh, direi bellissima. Tiriamo via l'acetato dove è rimasto e poi possiamo mettere i nostri quadratini di pasta sfoglia. Possiamo passare una spatolina per pareggiare i bordi. Guardate che bella la mia black cake, prima di assaggiarla però devo fare una foto. Finalmente posso assaggiare la mia black cake.